Ciao a tutti! Con il tutorial di oggi cominciamo con le decorazioni natalizie e iniziamo con questo piccolo folletto o Babbo Natale. Io spero tanto che vi piaccia perché vi devo dire che io lo trovo super simpatico. Ci ho lavorato tanto, ma il risultato mi piace tantissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serve un filato in diversi colori e un uncinetto un po' più piccolo di quello richiesto dal filato. Io ho usato il filato duetto che si lavora con uncinetto da 4 mm e ho usato un uncinetto da 3 mm. Poi ci serve una forbice, un ago da lana, 4 perline se vogliamo usarle per i piedi e le mani, 2 perline per gli occhi, ago e filo per cucire le perline e un po' di ovatta per riempire il folletto. Per il corpo facciamo un anello magico e nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi vi consiglio di marcare l'inizio di ogni giro con un marker o con un pezzetto di filo. Nel giro 2 lavoriamo un aumento nel primo punto, 2 punti bassi nel primo punto e 2 punti, 1, 2. E ripetiamo un'altra volta, un aumento, 2 punti. Il giro 2 termina con 8 punti, nel giro 3 lavoriamo gli 8 punti che abbiamo punto su punto. 2, 3. Nel giro 4 lavoriamo un aumento nel primo punto e 3 punti. 1, 2, 3. E ripetiamo un aumento 3 punti un'altra volta. Nel prossimo giro lavoriamo un aumento nel primo punto e 4 punti. 1, 2, 3, 4. E ripetiamo un aumento 4 punti un'altra volta. Nel giro 6 lavoriamo 4 aumenti per 4 volte 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2, 3, 4 e completiamo il giro lavorando 8 punti bassi. 1, 2, 3. Completato il giro 6, riempiamo il corpo con un po' di ovatta e proseguiamo. Nel giro 7 lavoriamo 8 diminuzioni e per la diminuzione prendiamo il filo verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. 1, 2, 3. Finiamo di riempire aggiungendo un po' di ovatta. Tagliamo il filo un po' lungo, estraiamo e con un ago senza punta chiudiamo il foro che rimane entrando nella mezza catenella esterna di tutti i punti che ci rimangono, da fuori verso il centro. E tiriamo. Passiamo tramite qualche altro punto e chiudiamo bene.
e nascondiamo il filo all'interno del corpo. Possiamo farlo passare più volte da un foro all'altro per fissarlo e tagliamo. Per le braccia teniamo un filo iniziale un po' lungo, facciamo un nodino e lavoriamo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tagliamo il filo un po' lungo, estraiamo e tiriamo, e dalla parte del filo iniziale infiliamo un ago senza punta e infiliamo una perlina. Qui sopra il nodo iniziale facciamo altri nodini per ingrossarlo un po' e fare in modo che non passi attraverso la perlina. In questo modo facciamo ripassare l'ago attraverso la perlina e tiriamo. Tagliamo e come questo facciamo un braccio identico. Per le gambe, anziché lavorare 8 catenelle, ne lavoriamo 9. Per il cappello teniamo un pezzo di filo un po' lungo all'inizio e facciamo un anello magico. E nel primo giro lavoriamo 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4. Portiamo il filo del cerchio magico davanti verso di noi e tiriamo il filo, e questa volta il filo del cerchio magico lo teniamo all'esterno. Anche per il cappello lavoriamo a spirale, quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con il marker o con un pezzetto di filo. Io non lo metto, altrimenti con 4 punti non vedete più niente. Nel giro 2 lavoriamo un aumento nel primo punto. Qui abbiate pazienza perché il lavoro è proprio piccolo. Un aumento nel primo punto e 3 punti. 1, 2, 3. Quando nel giro facciamo pochi aumenti o non ne facciamo, il lavoro si arrotola su se stesso. Questo che rimane fuori è il rovescio, dobbiamo girare il lavoro e questo è il lato dritto. Nel giro 3 lavoriamo i 5 punti che abbiamo, un punto in ogni punto. 1, 2. Nel giro 4 lavoriamo un aumento nel primo punto, e 4 punti bassi. 1. Il giro 4 termina con 6 punti. Nel giro 5 e nel giro 6 lavoriamo i 6 punti che abbiamo punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. La lavorazione del berretto prosegue in maniera molto simile, quindi non vi faccio vedere giro per giro, qui di lato vi lascio scritto lo schema, voi potete fotografare lo schermo oppure riscriverlo. Lavorato l'ultimo giro, togliamo il segnapunti, facciamo un punto bassissimo, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo perché poi il berretto andrà cucito alla testa. E questo è il risultato. Per la fascia che va intorno al cappello prepariamo un nodino iniziale lasciando una codina all'inizio un po' lunga. E lavoriamo 25 catenelle. 1, 2, 3, 24,
24, 25. E iniziando a lavorare dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un mezzo punto alto in ogni punto. Se giriamo la catenella, dietro c'è un filo, questo, lavoriamo su questo filo, un mezzo punto alto in ogni punto. Ed ora con un ago senza punta uniamo l'inizio e la fine del lavoro. Entriamo in tutta la catenella del secondo punto e torniamo al centro della catenella dell'ultimo punto. Così. Dietro qua facciamo un nodino. Per chiudere la parte bassa utilizziamo il filo iniziale che abbiamo tenuto un po' lungo e anche qui colleghiamo il primo e l'ultimo punto. Facciamo un nodino anche qui dietro. E questa poi la cuciremo intorno al berretto. Per la testa e per il naso lavoriamo come per il corpo. Iniziamo con un anello magico, lavoriamo i giri che dobbiamo lavorare, poi alla fine chiudiamo e tagliamo un filo lungo per poter cucire poi i pezzi insieme. Non ve li faccio vedere lavorati, vi lascio lo schema scritto e voi potete riscriverlo o fotografare lo schermo. Per il primo pezzo della barba facciamo un nodino iniziale, lavoriamo 2 catenelle e nella prima catenella che abbiamo lavorato lavoriamo 2 mezzi punti alti. 1, 2. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 2. Nel primo punto lavoriamo un mezzo punto alto e un punto alto. E nel secondo punto un punto alto e un mezzo punto alto. Una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo il primo punto e nel secondo lavoriamo un mezzo punto alto e un punto alto. Nel terzo punto un punto alto, un mezzo punto alto, una catenella, un punto bassissimo nel quarto punto e camminiamo con punti bassissimi fino alla catenella di base. Così. E questo lo chiameremo petalo piccolo. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro e iniziando dalla seconda catenella lavoriamo un altro petalo piccolo, 2 mezzi punti alti nella seconda catenella dell'uncinetto, una catenella, giriamo il lavoro, un mezzo punto alto e un punto alto nel primo punto, un punto alto e un mezzo punto alto nel secondo punto, una catenella, giriamo al lavoro, saltiamo il primo punto e nel secondo lavoriamo un mezzo punto alto e un punto alto
e nel terzo un punto alto e un mezzo punto alto, una catenella, un punto bassissimo nel quarto punto e camminiamo con punti bassissimi fino alla base. E ripetiamo un'altra volta per fare un altro petalo piccolo. 3 catenelle, 1, 2, 3 e lavorando nella seconda dall'uncinetto lavoriamo un altro petalo uguale a questi. Anche qui lavoriamo con punti bassissimi fino alla catenella di base. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo per cucire la barba. Per il secondo pezzo della barba lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo 2 mezzi punti alti in ogni punto. 1, 2 e 2 anche nell'altra catenella. 1, 2. Una catenella, giriamo il lavoro e in questi 4 punti lavoriamo un mezzo punto alto, un punto alto nel secondo punto, un punto alto nel terzo punto, un mezzo punto alto nel quarto punto. Una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo il primo punto e nel secondo lavoriamo un mezzo punto alto e un punto alto. Nel terzo un punto alto e un mezzo punto alto. Una catenella, un punto bassissimo nel quarto punto. E camminiamo con punti bassissimi fino alla catenella di base. Questo petalo è un po' più grande di quelli che abbiamo fatto per il primo pezzo della barba, lo chiameremo petalo grande. Ora lavoriamo 2 petali piccoli, che sono quelli che abbiamo lavorato per il primo pezzo della barba. Quindi adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro e nella seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo 2 mezzi punti alti. 1, 2. Una catenella, giriamo il lavoro e nei 2 punti lavoriamo nel primo un mezzo punto alto e un punto alto e nel secondo un punto alto e un mezzo punto alto. Una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo il primo punto, nel secondo lavoriamo un mezzo punto alto e un punto alto, nel terzo un punto alto e un mezzo punto alto, poi lavoriamo una catenella e un punto bassissimo nel quarto punto e camminiamo con punti bassissimi fino alla base. Tre catenelle e lavoriamo un altro petalo piccolo e poi lavoriamo un altro petalo grande, quindi qui lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo la prima riga del petalo grande, 2 mezzi punti alti in ogni punto per 2 volte. 1 e 2. Una catenella, giriamo il lavoro e completiamo anche il petalo grande. Punti bassissimi fino alla catenella di base.
una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E questi sono i due pezzi che compongono la barba, uno di 3 petali piccoli e uno con un petalo grande, 2 piccoli e uno grande. Per gli occhiali usiamo un pezzo di fil di ferro, non è importante lo spessore che ha il fil di ferro, l'importante è che sia malleabile. Ne tagliamo un pezzetto e usiamo un uncinetto grosso, una penna, un pennello, qualcosa che abbia la sezione che ci serve per fare gli occhiali. Io sto usando un uncinetto da 10 mm. Lasciamo un pezzetto di filo all'inizio e facciamo 2 giri intorno all'uncinetto fin dall'altra parte rispetto all'inizio. Qui facciamo una curvetta così e facciamo 2 giri anche dall'altra parte. Fino a qui. E questi sono gli occhiali. Qua curviamo in questo modo e lo stesso facciamo dall'altra parte. Tagliamo a misura le stanghette. E questo è il risultato. Per prima cosa cuciamo il berretto alla testa. Il davanti del viso è l'inizio del lavoro, il cerchio magico con i primi giri. Il berretto ha una forma, vedete che non è simmetrico, questa parte va su un lato. Mettiamo degli spilli e cuciamo con qualche punto. Alla fine questo filo lo facciamo entrare nella testa e lo facciamo uscire da un foro del berretto e per il momento lo lasciamo qui. Cuciamo la fascia sopra al berretto, la mettiamo appena oltre il berretto e partendo da dietro cuciamo prendendo un punto sul cappello e un punto sulla fascia come abbiamo fatto prima, passando sotto i punti. E ripartendolo perché è un po' più grande rispetto al berretto e va bene così. E allo stesso modo cuciamo anche la parte sotto. E questo è quello che vogliamo ottenere. Ed ora cuciamo il corpo alla testa. Il corpo ha un davanti, è la parte in cui c'è la pancia, qui dove abbiamo fatto i 4 aumenti tutti insieme. Cuciamo con qualche punto in questa posizione. E una volta che abbiamo cucito tutto intorno, facciamo uscire il filo da uno dei fori della lavorazione, dallo stesso
foro facciamo uscire un altro filo, per esempio quello del bordo del berretto. Tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. Tagliamo uno dei due fili quasi a raso e nascondiamo il nodo e l'altro filo all'interno della testa. E tagliamo. In questo modo saldiamo e nascondiamo tutti i fili dei nostri amigurumi. Con ago e filo cuciamo le perline per gli occhi. Questi sono due spilli, era per farvi vedere dove mettiamo gli occhi. Li mettiamo proprio intorno al primo giro di punti. Cuciamo il naso appena sotto gli occhi e tutti gli altri pezzi. Ed ora con il filo del cerchio magico diamo forma al cappello. E questo è il risultato. Vi consiglio di dare qualche punto anche tra un petalo e l'altro per rendere più stabile la barba. Ed ora l'ultima cosa che manca è mettere gli occhiali. Li mettiamo inserendo le stanghette tra i fori della lavorazione. E il nostro babbetto è pronto. Possiamo mettere un
un anellino di catenelle o semplicemente un filo dorato per appenderlo, oppure se vogliamo possiamo metterlo seduto. Potete utilizzarlo come preferite. Io vi dico la verità, lo trovo super simpatico, è un po' laborioso, però a me piace tantissimo e spero tanto che piaccia anche a voi. Come sempre aspetto tutti i vostri messaggi, aspetto di sapere cosa ne pensate, se rifate questo babbetto non dimenticate di condividere le vostre foto con me, sapete che potete farlo taggandomi in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!